Nel tutorial di oggi voglio rispondere alla domanda che in molti mi state facendo ultimamente e che mi avete fatto anche negli ultimi anni. Quando e perché scegliere di iniziare un lavoro con l'anello magico o con le catenelle chiuse con un punto bassissimo? In questo video vi spiego perché iniziare con l'uno o l'altro metodo e come e le differenze che ci sono appunto iniziando in questi due modi. Inizio con le catenelle chiuse in cerchio con un punto bassissimo tutte le volte che voglio fare un capo d'abbigliamento, una borsa, una coperta, tutti quei lavori che verranno tanto utilizzati, tanto maltrattati, lavati più volte, stesi, eccetera. Perché? Perché quando inizio con le catenelle chiuse con un punto bassissimo, sono certa che il cerchietto iniziale non si aprirà mai, perché appunto sono chiuse col punto bassissimo. Inoltre, quando inizio tutti questi lavori, è raro che io voglia avere il cerchio completamente chiuso e quindi il forellino che resta non è un problema, anzi, per esempio nelle mattonelle dà un po' più di morbidezza al lavoro. Se invece, come nel caso delle mattonelle con gli animaletti, voglio che il centro sia un po' più chiuso, allora inizio sempre con le catenelle chiuse con un punto bassissimo, ma uso un trucchetto per chiudere un po' il cerchio e poi nel tutorial ve lo mostro. Inizio con il cerchio magico tutti gli amigurumi perché voglio che il cerchietto iniziale sia completamente chiuso e dall'altra parte sappiamo che vengono comunque tirati meno, almeno per quanto riguarda il cerchio, cioè non è che il bambino si mette qui a tirare in questo modo, no? E comunque anche qui vi mostro come saldare il cerchio magico in modo che non si apra mai. Oppure più semplicemente utilizzo sempre il cerchio magico doppio, che sono più sicura che resterà fermo. Fatemi sapere scrivendo nei commenti qui sotto se anche voi utilizzate le catenelle iniziali chiuse in cerchio e l'anello magico in questo modo, o comunque se questo tutorial vi è stato utile e vi ha chiarito un dubbio. E scrivetemi anche eventuali altre domande a cui vorreste aver risposta. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per come fare l'anello magico singolo o doppio ho fatto un tutorial e se non l'avete visto e vi serve ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E adesso vediamo brevemente invece come funziona quando iniziamo con l'anello magico. Per l'anello magico facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, questo filo lo teniamo, passiamo con l'uncinetto sotto al filo corto, quello che sta sotto nella X, così, e prendiamo l'altro filo e lo portiamo fuori e facciamo una catenella. E lavoriamo tutto il primo giro nel cerchio, dalla parte in cui ci sono due fili. Alla fine tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E il cerchio si chiude completamente. E iniziamo il prossimo giro e lavoriamo lo schema che dobbiamo lavorare. E vedete che già lavorando il giro 2 intorno si è aperto il foro del cerchio magico. Ora chiaramente noi possiamo tirare e richiuderlo, ma man mano che lavoriamo il forellino tende ad aprirsi, quindi o quando lavoriamo il giro 2 prendiamo il filo dentro il giro 2, oppure una volta lavorati i primi giri con l'ago tiriamo il filo e con l'ago nascondiamo il filo dentro i punti e in questo modo siamo un po' più sicuri che il cerchio magico non si apra, oppure utilizziamo il cerchio magico doppio e quello sicuramente non si apre. Se vogliamo essere sicuri che il cerchio magico non si apra, chiudiamo bene il cerchio tirando e nascondiamo con l'ago il filo nell'altra direzione. Il filo qui gira in questo senso dentro i punti, esce da qui, così, lo nascondiamo al contrario.
In questo modo siamo abbastanza sicuri che con l'andare del tempo non si aprirà il cerchietto. Se invece vogliamo iniziare con le catenelle, facciamo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo e tiriamo e lavoriamo le catenelle. Normalmente si lavorano 4, 5 o massimo 6 catenelle a seconda del numero di punti che ci sono nel primo giro. Se ci sono 6 punti ne lavoro 4, se ce ne sono 12 ne lavoro 5, se ce ne sono 18 ne lavoro 6. Ne lavoriamo 5 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella prima catenella che abbiamo lavorato. Possiamo prendere un filo, 2 fili, qui non cambia granché. Un punto bassissimo. E questo è il nostro cerchietto. Io normalmente nel primo giro nascondo anche la codina di filo, quindi vuol dire che lavoriamo nel cerchio, non nelle catenelle ma nel cerchio, e intrappoliamo questo filo nei punti. Può essere che il cerchietto che abbiamo fatto non sia grande abbastanza per contenere tutti i punti che dobbiamo lavorare e siccome questo non si allarga come il cerchio magico, dobbiamo noi stringere un po' i punti, avvicinarli in maniera da farci stare tutti i punti che dobbiamo lavorare. Chiudiamo il giro e questo è il risultato. E avendo nascosto il filo attraverso i punti, se voglio rimpicciolire un po' questo foro, tiro il filo come faccio con l'anello magico e il cerchio iniziale si chiude, non del tutto, ma si chiude di più. E questo per esempio può essere che sia utile, per esempio come abbiamo fatto nelle mattonelle con gli animali, che non serviva avere un cerchio così grande al centro e quindi l'ho chiuso un po' in questo modo. E anche qui ovviamente tiriamo il filo e poi nascondiamo il filo in modo che non torni ad aprirsi, perché ovviamente anche qua molto comodamente si riapre in un attimo. Ma per tutte le mattonelle, tutto, non so, le canottiere che abbiamo fatto, i copricostume, tutti i lavori che ho fatto con le mattonelle, io inizio con le catenelle iniziali, le chiudo in cerchio e poi non chiudo niente, non tiro, perché tanto i lavori sono tutti super traforati e se anche c'è il cerchietto in mezzo non cambia niente. Spero con questo breve tutorial di aver risposto alla vostra domanda, spero che vi sia stato utile. Vi ringrazio moltissimo come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial. Di tutti i pezzi che vi ho mostrato vi lascio il link al tutorial nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!